Ciao, ciao a tutti, eccomi qua. Oggi sono qua per rispondere alle vostre domande. Ho visto già, mi avete fatto delle domande dove a volte è difficile rispondere, quindi cosa ho deciso di fare? Ho deciso di prendere tutte le domande che voi mi avete posto nei video. Brucia il cappuccino e voglio approfittare per rispondere alle vostre domande, quindi leggerò le domande e vi risponderò. Domanda numero 1: come mai hai deciso di aprire il canale YouTube? Allora, il canale YouTube ho deciso di aprirlo perché avevo tanta voglia di condividere con voi le mie esperienze, la mia vita, le esperienze giornaliere, di condividere anche la mia esperienza di un'italiana che vive all'estero, condividere gli acquisti, perché acquisto questo al posto di un altro, condividere una ricetta, questo qui, e anche ovviamente il mio stile di vita. Numero 2: sei un'italiana, ma purtroppo o per fortuna, come molti italiani, hai lasciato l'Italia per andare a vivere all'estero. Dove e perché? Ho deciso di andare a vivere a Lussemburgo. Dove? Quindi a Lussemburgo perché? Perché intanto devo premettere che già quando ero piccola sono stata sempre affascinata da questi italiani che prendevano la famosa valigia di cartone e partivano per questo viaggio così pieno di speranza, pieni tanta voglia di cambiare la propria vita. Questa voglia, questa curiosità anche di scoprire il mondo, da una parte la grande voglia di scoprire il mondo, di sperare che dall'altra parte ci sia qualcosa che possa portare positività, un cambiamento alla vita, soprattutto dal punto di vista economico, dall'altro tanta nostalgia di essere lontani dalle proprie origini, dalla propria famiglia, dalle proprie amicizie, dalla propria terra. Questo. E sono stata sempre affascinata. E tra l'altro io quando ero piccola avevo qualcuno della famiglia che viveva in Svizzera. E quindi sono stata sempre incuriosita. Poi io tra l'altro ho studiato lingue e letterature straniere, quindi la voglia di partire, di vedere, di fare un'esperienza lavorativa fuori dall'Italia c'è sempre stata. E quindi niente, poi quindi da una parte per questo motivo, dall'altra poi in Italia la crisi economica è diventata sempre più forte e quindi a un certo punto ho deciso di farmi forza, perché serve veramente tanta forza, tanto coraggio, e ho preso la decisione di andare via. Perché a Lussemburgo? Perché io adoro la lingua francese, ho studiato questa lingua, per me è fantastica, la trovo affascinante, dolce, adoro anche la lingua inglese, ma non lo so perché, lo spagnolo anche, ma non so perché la lingua francese mi ha lasciato fin da subito una sensazione veramente di positiva, ritengo che sia una lingua molto dolce, l'adoro, e quindi in un primo momento ho pensato di andare a vivere in Canada, ma avevo anche un cane. Insomma, sapevo che a causa della distanza che sarei ritornata in Italia, non so,
dopo anni forse, quindi non volevo comunque fare questo, quindi ho scelto un paese in Europa per essere comunque più vicina. Come ti trovi a Lussemburgo? Mi trovo bene. Pensi di rimanere tutto il resto della tua vita a Lussemburgo? È difficile rispondere a questa domanda perché io sono una persona che adesso sono a Lussemburgo, mi trovo bene. Non era previsto di lasciare l'Italia per venire a Lussemburgo, quindi dopo un bel po' di riflessione, allora è nata questa voglia di trasferirmi a Lussemburgo. Quindi io vi posso dire che per il momento mi trovo bene, Lussemburgo mi sta dando veramente tante soddisfazioni. Sì, mi manca l'Italia, ma sono una persona che ha bisogno di stimoli, quindi finché Lussemburgo per me continua a essere un paese stimolante, continuo a rimanere. Poi tra l'altro vi posso dire che una cosa che veramente mi manca è partire, viaggiare. Mi piace. Io, per come sono fatta io, anche se dovessi trovare un paese perfetto, il desiderio di prendere la valigia, di fare un weekend in un altro posto, di spostarmi, è sempre dentro di me. Quindi il fatto che adesso c'è il corona, che non c'è tutta questa possibilità, questa libertà di partire, sinceramente devo dire che mi fa sentire un po' in gabbia, mi sento un pochettino limitata perché mi piacerebbe tanto partire e andare, non importa, l'importante è ogni tanto spostarsi, viaggiare. Non sono una persona al pensiero, non so, di certe persone che sono nate e vissute sempre nello stesso posto senza fare mai viaggi. Io non lo riesco a concepire per come sono fatta io. Ho visto tutti i tuoi video e io ho notato che hai una grande passione per l'interior design, è giusto? È giustissimo, non giusto, è giustissimo. Devo dire che non lo so come è nato questo grande passione per l'interior design. Vi posso dire però che per i miei genitori avere una casa era un qualcosa di fondamentale, una delle priorità. Quindi sono nata e cresciuta in una famiglia dove la casa era qualcosa di importante, il senso anche del bello, il senso dei particolari, essere in una casa dove tutto doveva essere ben abbinato, combinato. Sì, io penso di aver preso questo dai miei genitori, perché loro mi hanno fatto proprio capire come sia importante il senso del bello, dell'estetica. È importante, per me è importante l'interior design. E poi una cosa che invece è proprio mia, mi piace vedere le riviste, andare su YouTube, andare nei negozi per cercare di scoprire le novità. Mi piace essere sempre aggiornata su ciò che si usa, ciò che non si usa, tutto è alla moda, tutto cambia, tutto muta. Mi piace essere informata, sapere qual è l'ultimo modello, l'ultima sedia, che tipo di mobili si stanno usando, qual è il colore di tendenza, quale non lo è. Essere sempre aggiornata, mi piace vedere le riviste, vedere i canali, ci sono molti programmi televisivi fortunatamente che parlano di arredamento, o mi piace tanto, mi piacciono i programmi dove ristrutturano le case, vedere il prima e il dopo. Per me, povero mio marito, perché
spesso vede la televisione acceso sempre questi programmi qui di ristrutturazione. Io gli dico: perché non cerchi di apprendere come ristrutturare una casa? Perché vabbè, a parte questo, sì, è una mia passione. Poi, un'altra domanda: dai tuoi video mi sembra di capire che quando mostri alla gente i prodotti che acquisti lo fai con lo scopo di consigliare. Qual è il messaggio che vuoi far passare? Oui, sì. Nessuno mi paga per fare i video, anzi sono io che dedico veramente tanto tempo e tanta passione, lo faccio veramente con tanta passione, mi piace fare video e mi piace, io vi penso spesso, vi penso quando entro nei negozi, vi penso quando arredo il mio appartamento, mi piace tanto veramente. E il messaggio che voglio farvi passare è no al consumismo, quindi sì al bello, sì acquistare, ma fare sempre attenzione a non gettare il denaro. Io voglio farvi capire che non vi spingo ad acquistare un determinato prodotto o a entrare in un determinato negozio, anzi assolutamente no, ma vi voglio far capire come sia importante risparmiare per poter poi realizzare qualche cosa che resta per sempre, come per esempio una casa. Questo è il mio pensiero, ovviamente, non voglio spingervi a risparmiare per poi acquistare una casa, assolutamente no. Ognuno è libero di usare il proprio denaro come vuole, di acquistare ciò che a seconda delle proprie necessità, delle proprie esigenze. Non tutti abbiamo la stessa esigenza. Nel mio caso amo risparmiare, quindi per esempio acquisto dei prodotti devono essere buoni, ma non mi piace sperperare tanti soldi su un prodotto. Ho notato che ci sono dei negozi che danno la possibilità di acquistare dei buoni prodotti senza spendere grandi cifre, e i soldi che poi risparmio preferisco investirli in qualcosa che mi durino per sempre, tipo un appartamento. Non mi piace vivere così giorno per giorno, do importanza al valore dei soldi, quindi quello che voglio cercare di farvi passare, il messaggio che vi voglio far passare è no allo spreco, cercare di pensare anche al futuro, cercare di non consumare giusto per consumare, spendere giusto per spendere. Ogni volta che acquisto qualcosa è ben calcolato, ben ponderato. Questo non vuol dire che non entri in negozi cari, assolutamente no, però poi ecco, so dove acquistare o magari aspetto l'offerta, i saldi. Passiamo a un'altra domanda. Mi ero dimenticata anche di dirvi che io mi piace per esempio i giovani stilisti, i giovani che riescono a creare le cose con le proprie mani, quindi preferisco più spendere i soldi ad acquistare questo genere di cose che non per esempio le grandi firme. No, preferisco incentivare molto i giovani che hanno veramente tanto bisogno di essere sostenuti e appoggiati. E poi mi sembra che ho finito. Sì, ho finito tutte le domande. Pensavo di averne delle altre, no? E il mio cappuccino è ancora qui.
Se avete ancora altre domande, fatemele pure. So per esempio che qualcuno mi ha chiesto com'era l'abito del tuo matrimonio. Ecco, oggi non vi rispondo su questo, magari faremo un video tutto sul mio matrimonio, perché più persone mi hanno chiesto com'era l'abito, dove hai festeggiato, com'è stato il giorno del tuo matrimonio, ti aspettavi, desideravi o meno di sposarti, insomma, tutte domande su un unico tema, quindi io ho avuto finalmente il piacere di rispondervi. Ho creato questo video proprio appositamente per voi. Se avete altre domande scrivetemele pure e poi magari vi risponderò in un altro video. Ciao!